3 secondi per indovinare che penna c'è dentro. Dai, ve lo dico io, si tratta di un'Aurora, beh, bella forza, l'abbiamo capito tutti. La confezione però è un pochettino più piccola rispetto, ad esempio, ai cofanetti classici che equipaggiano, che sono a corredo di altre stilografiche Aurora. E allora sarà una penna mini? Ma certo, direi un'Optima Mini. Grazie a Mario e a Cristina, che ho incontrato recentemente nell'ultimo incontro della nostra associazione, ho avuto la possibilità di provare questa bellissima penna. Ok, ma faccela vedere per piacere. Eccola qua, Aurora Optima Mini. La vediamo un po' più nei dettagli. Prima vi faccio vedere che sotto non c'è niente, perché l'Aurora Optima è una penna serbatoio, non ha cartuccia, non ha converter, e quindi qui sotto c'è lo spazio semplicemente per la garanzia Optima Mini. Un po' di istruzioni, queste sono sempre, non voglio dire utili, perché lo sono senz'altro, ma anche dei documenti importanti da tenere a corredo della penna, sia per la storia, perché ogni modello, ogni epoca, chiamiamola così, ha avuto il suo manuale, qualcuno con la cartellina più rigida, qualcuno con la cartellina di un colore diverso, con le pagine di un formato diverso, insomma vale proprio come narrazione del periodo della produzione dell'oggetto che ci siamo andati ad acquistare, e in questo caso accaparrare, perché come potete vedere si tratta di una serie limitata ma anche numerata. Non vi sarà sfuggita questa targhetta, pennino in oro a 18 carati, già perché i modelli commemorativi celebrativi hanno questo tipo di pennino. Una penna piccola, sì, vero, è una Aurora Optima Mini. Andiamola a mettere a fianco alla Optima, quella chiamata così regular, e vedete che c'è una piccola differenza. Non è che sia tanto più piccola quella Mini, quanto piuttosto colpisce il fatto che la sezione è decisamente ridotta. Andiamo a vedere invece, una volta svitati i cappucci, e qui abbiamo l'altra sorpresa, e cioè la penna effettivamente è più piccola, è più corta l'impugnatura, ed anche il pennino rispetto alla Optima regular, chiamiamola così, è più corta, più piccola, e il pennino, dicevamo, più ridotto. Il serbatoio c'è, ma manca la finestrella per l'ispezione, che invece abbiamo qui sulla Aurora Optima. La solita magnifica qualità del manufatto di questa casa, di questa azienda italiana. C'è poco da girarci attorno, sono penne, sono fatte bene, sono belle, e poi c'è un pennino che fa certamente la differenza, un pennino che si avvale di una tradizione centenaria, ma certo ce l'ha ricordato con la serie di inchiostri, con la Y centenario che vi ho presentato recentemente, e la ritroviamo anche qua in questa edizione numerata. Eccolo qua il numero dell'esemplare ben visibile sulla parte sommitale del cappuccio, perché così vengono stampigliati i numeri degli esemplari nelle serie limitate di questo modello. La veretta con la greca, che è tipica di questo modello di Aurora, e la clip. Ancora una veretta qui, e poi questa bellissima resina, plastica. I detrattori lo dicono: sì, beh, quanto vuoi, però resta plastica. Sì, è vero, ma c'è anche plastica e plastica, e questa mi tocca dire a questi signori che è realizzata molto bene. Mi tocca dire ai detrattori, si intende, realizzata molto bene, è ricca di variazioni, di colori, insomma molto piacevole, una bella tonalità di rosso, è tutta proporzionata la penna, perché anche il pennino, come vedete, un pennino in oro a 18 carati, è un pennino adeguato alle dimensioni della penna, una penna che potremmo definire una lady moderna, sì, però casca bene anche nelle mie dita, anzi quasi quasi potrei anche tenermela, se non fosse che devo restituirla ai legittimi proprietari. La metto alla prova. Piccola, leggera, veramente insomma piacevole anche nelle dimensioni, perché non è quella penna così piccola che, beh, insomma, se fosse un po' di più, è una penna piccola, ma basta appena calzare il cappuccio e diventa una stilografica.
di tutto rispetto, di una misura assolutamente normale, ne risente un pochettino il bilanciamento generale, perché comunque, anche complice tutta la metalleria che è presente dalla veretta alla clip, il peso si sposta un pochettino sul codale, e quindi io sapete che preferisco usarla così, in purezza, mantenendo il baricentro più prossimo al pennino, quindi per quello anche spesso la impugno verso il basso, perché ovviamente il bilanciamento viene cambiato, viene modificato. La capienza non è certamente quella della serie più importante o delle più importanti, perché è una penna piccola, è giusto che sia così. Il caricamento, come sempre, ma insomma non serve ormai che vi racconti queste cose, avviene azionando questo pomello e quindi si carica la penna. Il pennino, ve l'ho già detto ma vale la pena ricordarlo, è diverso da quello della serie 88, è più piccolo, ma scriverà altrettanto bene? Carta Blasetti per cominciare, un blocco di carta comune, perché è qui che si testano le penne. È stata un po' scoperta, poverina. Che dire? Allora la chiudo perché sennò poverina poi soffre e prende freddo. Che dire? È un pennino fine, però mi sembra di scrivere con un pennino quasi extra fine, pensando ad Aurora, cioè è realmente un pennino fine. La scrittura corsiva, perché? Perché non si percepisce quasi il peso della penna che appoggia qui. La penna è tutta in mano, cioè la pressione che si applica con le dita sorregge la penna, non c'è peso, quindi tutto è qua, tutto è fra le nostre dita. Qualsiasi segno decidiamo di fare è tutto qua. L'inchiostro, se non ricordo male, da quello che mi pare di vedere, è un Diamine Brilliant Red, e non potrebbe essere diversamente. Brilliant Red. Pennino in oro a 18 carati. È un po' diverso dal pennino Aurora, è un po' diverso dal pennino Aurora per esempio della serie 88 a 14 carati. Questo paradossalmente, la mia sensazione si intende, sembra un pochettino più rigido, come se ci fosse meno percentuale di oro. Sapete che più oro andiamo ad inserire, più il pennino dovrebbe divenire un po' più morbido, più duttile. In questo caso io lo trovo più rigido, ma non è questione di lega, in questo caso è proprio una questione di dimensione, della lunghezza del pennino, una cosa che avevo riscontrato anche su altre Optima Mini. La sensazione invece di scorrevolezza, ma soprattutto questo tipico frusciare che Aurora ha sulla carta, resta invariato, resta quello della casa, ed è un valore aggiunto che caratterizza un po' tutte le penne Aurora. Però è venuto il momento di metterla alla prova su una carta un pochettino migliore, un pochettino più adeguata al rango di questa bella stilografica. E allora la proviamo sul Fabriano Ecoqua. Me la provo qua perché qui ho provato, anzi vi invito ad andare a vedere la prova dell'Aurora Y Centenario, una serie limitata e numerata anche questa. Mi ricordo che aveva avuto un salto di qualità su questa carta, ecco il motivo per il quale me la provo qui a fianco in questa maniera. E infatti non fa eccezione. Anche questa penna stilografica su questo tipo di carta scrive, che è un piacere, scrive molto meglio. L'Aurora Optima ha davvero un bel pennino fine, un bel modo di stendere l'inchiostro, beh sì, ma questo capita un po' con tutte le Aurora. Tratto pieno, l'inchiostro come vedete è molto omogeneo, un pennino fine vi mette nelle condizioni di avere il tratto, cioè la pienezza del tratto costante, quindi certo rinunciamo un pochettino a quelle variazioni, a quegli effetti shading che accompagnano invece pennini più larghi o con un flusso più generoso, ma
questo è veramente ripagato. Come però potete apprezzare, soffre appena del fatto che quando sta un po' aperto il cappuccio, il pennino tende a seccarsi. Perché? Perché il flusso di questa penna io lo trovo molto aderente a quella che è la richiesta del pennino, e cioè è un pennino fine, lo abbiamo detto, quindi non serve un flusso troppo abbondante, perché sennò non vado a perdere il tratto, cioè vado a perdere proprio la mia gradazione nominale. Ma è anche vero che se voglio invece creare una penna che non si ferma mai, che scrive benissimo, che scorre dappertutto, l'espediente più pratico e più comodo è quello di dotarla di un flusso abbondante. Un flusso abbondante vi toglie la capacità di percepire il pennino, di gustarlo anche nella sua gradazione, ma soprattutto nella sua finitura in relazione alla carta, però accontenta forse, ahimè, la maggior parte degli scrittori di oggi, che sono più attenti a questo tipo di connotazione della stilografica. La stilografica deve scrivere anche appoggiata così, quella, ma non è vero e non è sempre vero. È una caratteristica ma non è un must. Quindi mi raccomando, sempre attenzione, e comunque la stilografica che sto provando ha un flusso adeguato al pennino. Questo è il complimento che si fa ad una penna stilografica. Siamo giunti alla fine. Ciao e alla prossima!